Dal 1963 il Mellotron ha segnato un'intera epoca della musica. Pensateci un attimo, senza Mellotron non avremo i flauti che aprono Strawberry Fields Forever dei Beatles, non avremmo gli archi spettrali di Night in the White Satin dei Moody Blues, non avremmo The Court of Crimson King dei King Crimson del 69, uno degli atti di nascita del rock progressivo, non avremmo i tappeti sinfonici dei Genesis e non avremmo la sezione finale di Kashmir dei Led Zeppelin, dove John Paul Jones tira fuori dal mellotron quel suono di archi orientaleggiante che ha fatto la storia. Robetta da poco, insomma, lo dico ovviamente in modo ironico, stiamo parlando delle colonne portanti della musica anni 70, quella dei festival, dei grandi raduni live, dei dischi storici. Solo a metterli in fila questi nomi mi vengono i brividi, è un'epoca eccezionale e il mellotron è uno dei suoni chiave. E in Italia non avremmo intere pagine di PFM, Banco del Mutuo Soccorso, le orme. Vediamo esattamente cos'è. È un campionatore prima dei campionatori, è uno strumento elettromeccanico, cioè dentro ci sono delle parti letteralmente meccaniche, meccanismi fisici in movimento, meccanismi che lo rendono identificabile come una versione totalmente analogica di quello che oggi chiameremmo un campionatore polifonico, un campionatore preprogrammato di fabbrica con archi, cori, flauti veri registrati su nastro magnetico. Per capire come funziona bisogna fare un passo indietro e pensare alle musicassette, quelle che nell'era pre-digitale affiancavano i vinili, ricordate, qualcuno ricorderà, qualcuno lo saprà. Le musicassette funzionavano con un principio ingegnoso, completamente analogico e basato sul magnetismo. Detto in poche parole, dentro la cassetta scorre un nastro, mosso da un piccolo motore elettrico a velocità relativamente costante, esattamente come accade con i vinili. Il nastro è cosparso di minuscole pagliuzze magnetiche, dunque magnetizzabili, e in fase di registrazione queste pagliuzze vengono orientate secondo uno schema preciso in base al suono che stiamo fissando. Il nastro scorre poi davanti a tre testine separate, tre testine che lavorano una alla volta. La prima cancella quello che c'era prima con un campo magnetico forte, la seconda registra il nuovo segnale imprimendo magneticamente il suono sul nastro e la terza legge e, sensibilissima, rilegge le micro variazioni magnetiche e le ritrasforma in segnale elettrico che poi viene amplificato e diventa suono nelle nostre casse. Piccola parentesi tecnica, nei 40 anni successivi su questo stesso principio sarebbero stati registrati perfino segnali digitali. Pensate ai registratori multitraccia ADAT su nastri Super VHS, ma quella è un'altra storia. Tenete a mente questo schema. Adesso entriamo nel mellotron. Sono 35 magnetofoni in parallelo, cioè sono 35 testine di lettura delle musicassette, per intenderci. Cioè il mellotron ha una tastiera di 35 tasti, simile in piccolo a una tastiera di pianoforte. Ognuno di questi 35 tasti è collegato a un suo nastro magnetico personale. Ognuno dei 35 nastri ha la sua testina di lettura dedicata. Però attenzione, qui sta la differenza rispetto alla musicassetta. C'è solo quella di lettura, non c'è quella di cancellazione, non quella di registrazione. I nastri del mellotron sono pre-registrati una volta sola in fabbrica e non si possono né cancellare né riscrivere. È come se ogni tasto avesse il suo piccolo riproduttore a senso unico già caricato con un suono preciso. E qui c'è un altro dettaglio fondamentale che spiega perché il mellotron suona come suona. Il nastro sotto ogni tasto è cortissimo, una striscia di circa 1,80 m che dura al massimo 8 secondi. Non è un loop continuo come molti credono, attenzione, è un nastro lineare con un inizio e una fine. Quando arriva alla fine il suono stacca, si interrompe, punto, non ricomincia. E quando rilasci il tasto, una piccola molla riavvolge istantaneamente il nastro alla posizione di partenza, di scatto, pronto a ripartire da capo alla prossima pressione del tasto.
Per questo motivo il mellotron non può sostenere note infinite, tappeti sonori di chissà quanto. Te lo dice il nastro stesso, hai 8 secondi, non uno di più. È una limitazione fisica che ha condizionato profondamente il modo di suonarlo e di scrivere musica per lui. Sono 3 suoni però, questo va detto, in un solo nastro. Su ogni segmento di nastro, almeno nei modelli originali, ci sono 3 tracce parallele, ok? Ognuna con un suono diverso, per esempio archi sulla traccia A, cori sulla traccia B e flauto sulla C. Tutte e 3 già pronte, registrate in studio da musicisti veri. Tramite un selettore esterno sul pannello frontale, il musicista può decidere in tempo reale quale strumento far suonare. Il selettore non cambia il nastro, cambia fisicamente la posizione delle 35 testine di lettura, spostandole lateralmente di pochi millimetri, in modo che leggano la traccia A, la B o la C. Nei modelli più evoluti si era addirittura arrivati a poter posizionare le testine a metà strada tra 2 tracce, leggendole simultaneamente, e così si poteva ottenere uno strumento ulteriore mescolato, per esempio flauto e cori, per dire, una specie di antesignano analogico del layering, no? Che oggi facciamo con 2 clic in qualunque digital audio workstation, le DAW. Comunque un breve inciso sull'analogico, perché vale la pena ricordarlo. Bisogna tenere presente come nell'era dell'analogico esistessero anche modelli consumer di registratori a tracce su musicassetta standard, modelli che potevano contenere 4 tracce. Le 4 tracce si potevano riversare in una sola, liberandone 3 per fare i provini, stratagemmi domestici ma efficaci. Le registrazioni serie ovviamente sarebbero avvenute in studio con nastri ben più larghi, molta più banda passante e qualità ottenibile. A volte però anche loro usati in serie fino ad arrivare a 16, 24 o 32 tracce, ma anche in studio la tecnica dell'overdubbing, incidere prima una traccia e poi sovrapporne altre, era pratica corrente. I costi erano enormi rispetto all'oggi e i tempi anche, però c'era la quasi garanzia che un disco potesse fruttare dei bei soldi, cosa che oggi non accade quasi più. Il guadagno è nei live, nelle sponsorizzazioni, mentre il disco è diventato quasi solo una vetrina. Di buono c'è che oggi un disco lo puoi fare quasi nella cameretta o in studi dal costo molto più contenuto rispetto all'era analogica. Ma il pubblico ormai lo trovi soprattutto sui social. Se escludiamo i talent, che a mio parere sono più intrattenimento televisivo per pubblico generalista che meccanismi musicali verticali, profondi, ma questo è il mio parere. E infine, sì, anche il fonico nel mondo analogico lavorava con metodi differenti da quelli che oggi il digitale ci permette. Volevo dirlo, chiusa parentesi. Torniamo al mellotron. Come suona il meccanismo? Nei normali registratori a nastro il motore gira solo quando registri o riproduci. Nel mellotron no. Il mini motore elettrico gira ininterrottamente dal momento in cui accendi lo strumento, sempre, anche quando non stai suonando. Perché? Perché il motore fa girare costantemente una specie di albero di trasmissione orizzontale, chiamato il capstan, che corre per tutta la lunghezza dello strumento, proprio sotto la parte posteriore della tastiera. È il trascinatore universale di tutti e 35 i nastri. Quando premi un tasto succedono in un istante 2 cose contemporaneamente. Sotto quel singolo tasto, una piccola rotella di gomma, il pinch roller, scende e schiaccia il nastro contro il capstan che ruota facendolo avanzare, e nello stesso momento un piccolo cuscinetto di feltro spinge il nastro in scorrimento contro la testina di lettura corrispondente. Risultato: il nastro avanza, la testina legge il suono preregistrato e quel suono esce dalle casse. E ovviamente se premi i 3 tasti contemporaneamente hai 3 nastri che scorrono in parallelo simultaneamente. Questo è il motivo per cui il mellotron è polifonico. Ogni tasto ha la sua piccola macchina indipendente, tutte trascinate dallo stesso motore. Tutto questo accade soprattutto considerando la natura totalmente analogica del meccanismo, con un piccolissimo ritardo tra il dito del musicista e il suono emesso, ma è un ritardo tutto sommato paragonabile alle latenze di molte apparecchiature digitali attuali. Sicuramente però il meccanismo a nastro porta con sé caratteristiche che possiamo chiamare sia difetti che carattere. Per esempio, le minime variazioni nella velocità di scorrimento del nastro creano i celebri effetti wow and flutter, quel leggero
ondeggiare dell'intonazione che è la firma sonora del mellotron, e il nastro ogni volta che scorre subisce una piccola usura, questo anche nelle musicassette, e nel tempo queste usure si sommano e impattano in effetti sulla qualità del suono. Il punto, come sempre nella storia della musica, è la creatività, la capacità di trasformare un difetto tecnologico in una risorsa artistica. È esattamente quello che hanno fatto i grandi del rock anni 60 e 70, scoprendo che quel suono leggermente stonato, leggermente fruscioso, leggermente umano del mellotron aveva una carica emotiva che il suono perfetto non avrebbe mai avuto. Oggi il mellotron originale è quasi un reperto di archeologia musicale, ne esistono riproduzioni moderne, la Strictly Electronics ha riaperto i battenti negli anni 90, ci sono parecchi VST instrument e plugin software che simulano le sue sonorità all'interno delle DAW, alcuni anche direi molto convincenti, ma chi ne ha posseduto uno vero, uno di quelli del 1970 ti dirà che il sample digitale è una cosa e la macchina con il motore che gira, il nastro che scorre e quei piccoli imprevisti meccanici è un'altra cosa. Resta il fatto che a distanza di 60 anni dalla sua nascita il mellotron continua a parlare e continua a essere uno dei suoni più immediatamente riconoscibili e più carichi di significato dell'intera storia della musica registrata. Grazie e a presto, un insieme di sassate.